Ho raggiunto Gianmarco, un giovane cacciatore con tanto entusiasmo e una passione incondizionata per la caccia agli ungulati. In questa avventura l'obiettivo è un trofeo molto ambito per Gianmarco, un bellissimo maschio di daino. Pur essendo giovanissimo sia di età che di licenza, ha conquistato già molti trofei importanti che sfoggia con orgoglio nella sua stanza dei ricordi. Per un cacciatore, il momento della preparazione è quasi un rito propiziatorio. Gianmarco ha un rapporto particolare con le sue cose. Prima di tutto, la carabina. Ce ne sono tante, ma questa è la sua, come il fucile del sergente Hartmann di Kubrick. Sembra che ci abbiamo tutto, eh? Ci riproviamo. È la quarta volta consecutiva in Toscana, 3 volte andata a vuoto. Chissà se sarà la quarta quella buona. Di solito è la terza quella buona. Pronti? Uscita bagnata, uscita fortunata. Uscita bagnata, uscita fortunata. Ha ricominciato a piovere. Speriamo bene. Vai. Pronti? Via. Andiamo. Si parte. Caricata la macchina, ci mettiamo in viaggio. Piove, ma il meteo dice che il tempo andrà migliorando e noi siamo fiduciosi. Non è che andiamo a cercare un daino qualsiasi, No. andiamo a cercare quei daino. Andiamo a cercare un daino che abbiamo visto più di qualche volta nelle fototrappole. Un daino che mangia, che pascola davanti l'azienda dove stiamo andando a Radicondoli. Ed è veramente un daino spaventoso. Così a foto, con dei parametri molto random, potrebbe sembrare una medaglia d'argento a conto con loro. Quindi vediamo un po' che riusciamo a fare. Stiamo andando su. Sembra che ha smesso di piovere, però cielo così potrebbe aiutarci parecchio. Andiamo. Abbiamo abbandonato ufficialmente l'Umbria e stiamo andando diretti in Toscana. Gianmarco, purtroppo la serata Piove. non promette bene. Piove. Però il vantaggio che abbiamo è che abbiamo tanto tempo, fino a domenica. Ah sì, abbiamo stasera se smette di piovere e vediamo se le ultime luci del giorno ci assistono. Ci abbiamo domani mattina, ci abbiamo, perché no, la giornata di domani sera e ci abbiamo pure poi tutta quanta la giornata dopo. Speriamo che vada tutto quanto per il meglio. Poi domani è pure una bella giornata. Siamo arrivati. Pioggia e vento ci hanno accompagnato per tutto il viaggio e ancora non cedono di intensità. Provincia di Siena, è tutto bello. È tutto Tutta stupendo. La Toscana. La Toscana penso che ha dei territori che sono unici al mondo. Non ce ne stanno di simili. Perché ci viene? Tutto il mondo ci invidia l'Italia e la cucina, però altrettanto la Toscana. Se vuoi sta per cavoli tuoi, ti vuoi fare le passeggiate o ami andare a caccia, soprattutto in selezione, in Toscana. Per stasera l'uscita salta. Con questo tempo il daino rimarrà nella sua tana ben riparato dal vento e all'asciutto. I dami ci sono, quanto ne vuoi. Poi tutto ne vale. Vabbè, quello certo. C'è bisogno, te l'esperienza vai meglio di me. Andiamo prima dove mi hai mandato le foto. Le foto erano lì all'altare. All'altare, sì. Che se quello sta là, dice che lo vede tutti insieme. Al mattino l'hai rivisto uscire qualche volta i palanconi? Allora, noi si vedono sia al buio che di giorno. Buono. Hai capito?
Però mi sa che escono più volentieri la sera. La sera è sicuro. Eh. La sera è sicuro. La pioggia continua incessante e dopo una favolosa cena preparata da Giulio e la sua simpaticissima moglie, ce ne andiamo a Nanna con la speranza che domani il tempo migliori. Le speranze della sera non si sono realizzate. Il tempo anche oggi non promette bene. Ma Gianmarco è carico e ci vuole provare ugualmente. Gli animali sono imprevedibili, tutto può succedere. Piove. Piove. Dopo 3 ore, anche un cacciatore tenace come Gianmarco, bagnato dalla testa ai piedi, rinuncia e chiama Giulio per farci venire a prendere. Davanti alla fiamma ardente di un enorme camino e ad un'ottima colazione, Gianmarco ci racconta con gli occhi ancora colmi di emozione di una cacciata in Austria a 2 cervi, uno in particolare con un trofeo eccezionale. Chi sta mangiando? Tu sei il primo. Uno sì, e uno quell'altro qual è? Quello austriaco. Der was Liechtenstein, ha dato il suo. Nel sentiero è uno piccolo a 14 punte. Mamma mia, che spettacolo! Mentre il trattore recupera il primo cervo, Gianmarco, che ha 2 capi da abbattere, si mette alla ricerca di un altro esemplare che ha un trofeo, a detta dell'accompagnatore, meraviglioso. Avvistano un grosso esemplare. È proprio quello che cercavano, un cervo enorme. Sembra che guardi verso di loro, poi, manifestando tutta la sua eleganza, con molta calma si muove. L'accompagnatore fa cenno a Gianmarco di seguirlo. Devono accostarlo per arrivargli a tiro.
Un colpo perfetto. Il cervo cade sul posto. L'unico rammarico di Gianmarco è che la telecamera non ha ripreso l'animale che cadeva, ma il suo trofeo l'ha conquistato e ora si trova insieme agli altri nella sua taverna. Un brindisi alla cacciata e ai trofei conquistati mette la parola fine a questa splendida avventura ricca di emozioni. Dico, ci sta affittando le camere. Allora, vai il massaggio. Nel pomeriggio le condizioni del tempo sono decisamente migliorate. Si intravede anche qualche timido raggio di sole. Gli animali sono affamati e devono mangiare e noi ci faremo trovare pronti. Allora adesso, mentre intanto aspettiamo la guida, Mattia, come ho detto poco fa, ci indirizziamo verso la postazione, verso l'Altana. Questa volta, al contrario di stamattina, con 2 calibri. Ci portiamo un calibro per poter tirare a corto, dovessimo trovarli subito sotto, e la mia carabina fidata per tirare un po' più a lungo se vediamo qualcosa in lontananza. Speriamo comunque, in entrambe le ipotesi, di vedere qualcosa, che già sarebbe un traguardo a come si è messa in questi 2 giorni. Speriamo bene. Ci incamminiamo verso l'Altana dove eravamo stamattina. La nostra speranza è che gli animali si muovano alla ricerca di cibo. Siamo in postazione, col sole, fa pure quasi caldo. Adesso niente, adesso non ci resta che aspettare. Ecco che appaiono 2 giovani maschi. Giocano alla lotta, arte che devono imparare molto bene se da adulti vogliono conquistarsi il diritto di accoppiarsi. Dei rumori alle nostre spalle ci distraggono. È Mattia che finalmente ci ha raggiunti. Un grosso daino appare lontano, semi-nascosto dalla vegetazione. Potrebbe essere quello che stiamo aspettando. Gianmarco lo osserva con attenzione. Niente da fare. Pur essendo un bellissimo esemplare, non è quello che lui vuole. La vista di quel maschio gli fa tornare alla mente un'altra avventura. Si trova nell'Appennino tosco-emiliano, in compagnia di un ragazzo giovanissimo che gli fa da guida. Il suo primo daino. Oggi, a distanza di tempo, quell'emozione è ancora viva in lui. Il giorno prima della cacciata lo dedica ad osservare le zone che di solito sono frequentate dal selvatico. Piccoli che brucano. Maschi più o meno imponenti, un vero spettacolo. Anche senza fucile, armato solo del suo binocolo, assapora le emozioni offerte dalla natura. Ma del suo maschio non se ne vede traccia.
si spostano per raggiungere un'altra zona dove il daino è stato avvistato poche sere prima. Eccolo là, in alto, avvolto da una cortina di nuvole che lo rendono ancora più magico. Gianmarco ha il cuore a 1000. Lo ha individuato. Domani tornerà con la sua affidata carabina e se la fortuna lo assiste, l'animale sarà suo. La mattina seguente, arrivati sul posto, avvistano subito un fusone. Poi, come per magia, appare il daino. Gianmarco ricorda d'aver pensato: che fortuna! Diana, la dea della caccia, ci ha messo una buona parola. Bisogna aspettare solo che esca appena fuori dagli alberi. Un colpo perfetto. L'animale cade a pochi metri da dove è stato colpito. E l'altro per te, congratulazioni. Grazie. Stupendo. Veramente, veramente bello. Grazie a te, soprattutto. Ah, prego, prego. Andrea Samori e l'azienda La Selva. Mentre Gianmarco rivive i suoi ricordi, a Radicondoli il buio avvolge la nostra altana. Il palancone non si è visto. Anche se con un po' di tristezza decidiamo di mollare. Oggi Diana non ha voluto proprio aiutarci. Ma noi non molliamo e vi diamo appuntamento alla prossima avventura.